nuovo in viaggio. Ieri siamo partiti alle 8 di mattina da San Rafael di Mendoza, in 3 ore siamo arrivati a Mendoza, da lì abbiamo preso un volo perché, come dicevamo anche l'altra volta in un video precedente, molte volte in Argentina sono più economici i voli rispetto ai collettivi, quindi ai bus. In questo caso noi stiamo uscendo dall'Argentina per tornare in un posto che è nel nostro cuore, e per uscire abbiamo deciso di prendere appunto due voli che sono più economici, e quindi erano Mendoza-Buenos Aires. Attualmente siamo all'aeroporto internazionale di Buenos Aires e poi prenderemo un altro volo che da Buenos Aires ci porterà a Puerto de Iguazú, che è dove ci sono le cascate. Quindi noi ci muoviamo con Flybondi, però sia la prima volta che abbiamo usato Flybondi per andare verso Puerto Madryn che questa volta i voli vengono cambiati di orario anche poche ore prima di partire, quindi in questo caso era in ritardo di 1 ora e mezza. Altre volte vengono addirittura cancellati. In questo caso è stato cancellato il nostro, quindi avremmo dovuto arrivare stanotte come siamo arrivati, in ritardo di 1 ora e mezza, quindi siamo arrivati più o meno alle 2. Abbiamo dormito qua in aeroporto come tantissime altre persone. Qui in aeroporto c'è un hotel capsula appena fuori, però il prezzo era davvero astronomico, stiamo parlando di $130, quindi più o meno insomma 126 euro, 125 euro per una notte. Quindi abbiamo deciso che l'aeroporto sarebbe stata ovviamente la nostra scelta. E l'altro volo, quindi quello che da Buenos Aires ci avrebbe portato poi a Puerto de Iguazú, sarebbe dovuto partire stamattina dall'altro aeroporto alle 10. In realtà è stato cancellato, partiremo domani mattina sempre dall'altro aeroporto alle 12:30. Quindi in conclusione staremo 2 giorni negli aeroporti. Yuppidù. Però almeno i bagni sono puliti, e fa caldo, si sta bene, e quindi va bene così. Ne stiamo approfittando anche per caricare dei video, per scrivere degli articoli del blog. Rebecca in questo momento sta dormendo con Mirko, e quindi insomma riposo e anche lavoro. Si spinge da solo il papà. Io faccio video. Allora, Siamo in aeroporto e quanto tempo ci siamo stati? Quasi 2 giorni. 2 giorni e stiamo aspettando l'aereo. Esatto. Abbiamo già fatto il check-in. Esatto, è passato i controlli. Sì. Dopo 2 giorni si arriva a termine, forse diciamo. Vabbè, e niente, intanto che aspettiamo, Elena ha preso queste Patatine che io porcherie. sto mangiando. Io questo è il sapore di pizza e la mamma è il prosciutto. prosciutto. E poi? E poi questi che sono fantastici, dicono per il mate, e a noi invece piacciono anche senza. Altre schifezze. Biscotti salati. Biscotti salati, Molto che buoni. bello scegliere cosa mangiare in funzione del costo. E Evviva il budget! Buon appetito! L'ultimo piano. L'ultimo piano Di che cosa? del grattacielo. Bene, perché così È altissimo. e vediamo tutto. E sotto vorrei avere cioccolatterie, McDonald's Ah, tutte schifezze. e
È roba buona? Un supermercato di roba buona. Ah, bene. E poi? Parco giochi. Un parco giochi gigante. E la piscina? Sì, la piscina sì. E poi se piove io faccio un ombrello fuori, così copriamo tutta la tavola, andiamo. Hai visto come sono belli? Dentro hanno delle antenne piccoli rosa. Wow, finalmente! Era tantissimo che papà non vedeva questi lantana. Guarda che dentro hanno dei fiori, degli altri lantana piccolini Più rosa. piccolini, hai visto che belli? Sì. Rosso, arancione e giallo. Wow, grazie, proprio dove c'è un cuore. Vieni. Allora, vi abbiamo fatto vedere l'albero gigante, i lantana e questo murales. E vi diciamo che abbiamo cambiato lingua. Buon Quindi- dia! Siamo tornati in Brasile! Per la gioia di Elena, di Rebecca Ai. e anche di Mirko, Ah sì! che sta arrivando. Sei felice di essere tornata in Brasile? Sì. Sì! Sì. Sono bellissime. Quello là è un'ara. Eh sì, Nara. Quello là in alto è un tucano. Sì. E quello lì con il becco marrone è un picchio. È un picchio, dici? Può Sì. essere, amore. E là dietro, hai visto, ci sono le cascate di Guassù. Sì, cascate di Guassù. Te le ricordi? Il mare, sì, Sì, il mare e tutte le farfalline. Allora, in realtà il mare a Foz non c'è, ma secondo Rebecca c'è. Allora, siamo arrivati ieri, abbiamo preso questo volo che ci ha portato a Port de Iguaçu, che è praticamente il paese argentino, perché le cascate di Iguaçu sono divise nel lato argentino e il lato brasiliano. Il paese argentino è Port de Iguaçu, il paese brasiliano è Foz de Iguaçu. Noi le cataratas le abbiamo viste l'anno scorso, perché abbiamo passato 5 meravigliosi, fantastici, fantasmagorici mesi in Brasile e quindi abbiamo già visto le cataratas l'anno scorso prima di uscire. E quando siamo arrivati a Port, in questo caso abbiamo preso un minivan che ci ha portato alla dogana, dalla dogana abbiamo preso un pullman che ci ha portato a Foz de Iguaçu, totale 10 minuti credo, Sì. però io mi sono dimenticata uno zaino sul primo minivan, quindi abbiamo dovuto chiamare per chiedergli di portarmi lo zaino. Vabbè, ero un po' stanca. Non ci annoiamo mai. No, non ci annoiamo mai. Siamo arrivati in questo piccolo albergo, se così si può chiamare, che c'è qui a Foz, dove abbiamo però la colazione inclusa, e siamo andati a letto dopo esserci lavati, come ha detto Rebecca. Alle 8:30, abbiamo dormito quasi 12 ore perché su un letto e non per terra e ne avevamo la necessità. Sì, dopo le notti in aeroporto. Poi ci stiamo organizzando per un'altra incredibile avventura che però non vi spoileriamo adesso. Sì, esatto. Allora, perché siamo tornati in Brasile? Siamo tornati in Brasile perché tra qualche settimana arrivano delle persone speciali per noi. Io amo profondamente il Brasile. La prima volta che ci sono stata è stata nel 2011 per un mese, non conoscevo ancora Mirko. Poi ci siamo tornati l'anno scorso e, come dicevamo, ci abbiamo passato 5 mesi. Siamo partiti da Salvador de Bahia, abbiamo fatto tutta la zona della costa, tutte le spiagge, siamo entrati anche nell'entroterra, abbiamo visto Brasilia, siamo scesi, siamo andati a Campinas, la zona del caffè del Brasile,
e poi appunto siamo usciti da Foz do Iguaçu, abbiamo visto Rio, abbiamo incontrato i miei genitori a Rio, insomma il Brasile per me è una grande storia d'amore, quindi per noi entrare in Brasile e mangiare il pão di queijo è sempre un'infinita gioia. A differenza di altri paesi del Sud America, il Brasile è uno di quelli in cui è molto più facile pagare utilizzando una targhetta di credito o una targhetta di debito. Tant'è che addirittura i venditori ambulanti sulla spiaggia hanno il POS, possono farti pagare con la targhetta. Tra tutte le banche che noi abbiamo provato, alcune hanno una minima tassa di prelievo, altre invece come Bradesco non ne hanno neanche una, hanno un prelievo minimo da effettuare che sono 20 reais, che sono all'incirca 3 euro, però se si va a prelevare di solito si preleva sempre quantità superiori, ma non prevedono nessuna tassa aggiuntiva, per cui noi consigliamo quella. Se non sapessi quali carte utilizzare per il tuo prossimo viaggio, abbiamo preparato un articolo che ti lasciamo qui in descrizione e abbiamo anche girato un video che ti lasciamo anche qui in descrizione, dove puoi trovare tutte le informazioni e i link necessari per prepararti per la tua prossima avventura. Fai vedere quanto costa, fai vedere quanto costa. Ecco qua il costo della benzina e del diesel. Quindi ad oggi il cambio è 1 euro 6 reais, quindi costa meno di 1 euro al litro. Per noi italiani è sempre molto importante vedere quanto costa la benzina, visto quanto costa in Italia. Nei posti che abbiamo visto per ora, Argentina e Brasile, è economica. In Cile costava di più, non arriva ai livelli italiani, però costava di più. Comunque stavamo interrogandoci sul fatto che Iguaçu è un posto molto turistico, eppure stiamo camminando da un giorno per il paese di Foz e non abbiamo visto un turista. Crediamo che praticamente tutti vengano qui semplicemente col viaggio organizzato, no? Quindi con un pulmino che li porta alla cascata e poi li fa tornare. Per esempio oggi abbiamo chiesto dove passasse il bus per portarci a Ciudad del Este in Paraguay, e ci hanno detto: beh, se volete c'è questo minivan che vi porta a Ciudad del Este la mattina, vi riporta poi al pomeriggio, e semplicemente fa quello che fa l'autobus pubblico, però dice è più sicuro così. In realtà l'anno scorso noi siamo andati a Ciudad del Este pagando tipo 15 reais, quindi una roba come 3 euro per tutti, perché abbiamo preso un Uber e poi abbiamo passato la frontiera a piedi, e di là praticamente ci sono subito tutti i negozi di elettronica molto convenienti, perché è un grande duty free, e quindi insomma abbiamo fatto tutto con 3 euro. Questo tour invece costa 80, giusto? Sì. 80 reais, che sono all'incirca 16 euro a testa. Esatto, 16 euro a testa, quindi insomma è esagerato, e in realtà non abbiamo trovato così pericoloso. Ovvio, bisogna andare a prendere i vari materiali elettronici nei grandi centri, insomma quelli dove sai che c'è una garanzia, eccetera eccetera. È ovvio che non bisogna lasciarsi prendere da coloro che per la strada ti dicono: vieni nel mio negozietto che ho per te delle offerte speciali, eccetera. Però insomma crediamo che sia possibile viaggiare fai da te anche in questa zona. Ovviamente questa frontiera qui, che la chiamano proprio il punto di congiunzione delle 3 frontiere, Brasile, Argentina e Paraguay, è una frontiera dove, come tutte le grandi frontiere, questa di più perché appunto si incrociano 3 paesi, bisogna porre magari un attimino più di attenzione, però quello che vogliamo far passare è che è possibile farlo assolutamente da soli. E moltissimi passano la frontiera con il Paraguay in giornata, comprano quello che devono comprare, perché qui in Paraguay appunto le tasse sono davvero molto basse, e poi rientrano o in Brasile o in Argentina. E noi l'anno scorso abbiamo comprato questa GoPro da cui stiamo filmando e abbiamo deciso di iniziare a fare il nostro
canale YouTube, diciamo l'anno scorso, in realtà sono pochi mesi fa, insomma, quando abbiamo iniziato. E dopo 2 anni di viaggio, quindi i primi 2 anni di viaggio non sono documentati con i video, abbiamo ovviamente moltissime foto e sul nostro blog mettiamo tutti gli articoli dei paesi che abbiamo visitato, delle guide di viaggio gratuito, e quindi se volete andare in qualche posto, insomma, potete andare a vedere le varie guide che abbiamo scritto per voi con tutte le foto. E poi un'altra cosa importante è che abbiamo deciso di fare anche il podcast Rullino. E nel podcast Rullino parliamo dei paesi che abbiamo visitato e che non abbiamo documentato con i video, e quindi dall'inizio del viaggio fino a, insomma, ad adesso, raccontando tutto. E lo trovate sia su Spotify che qui su YouTube.